L'8 settembre del 1943 Badoglio firma l'armistizio con le forze anglo-americane. L'esercito italiano, lasciato senza istruzioni, finisce allo sbando. In Grecia le centinaia di migliaia di soldati italiani che si rifiutano di collaborare con i vecchi alleati tedeschi vengono trucidati o deportati con ogni mezzo nei campi di sterminio. In 20.000 non tornarono più a casa. Fino a oggi lo Stato italiano ha dato una sola lapidaria risposta sulla loro sorte. Dispersi. Ugo Moretto era uno di loro. Oggi, 67 anni dopo, Michele Ghirardelli, nipote di Ugo Moretto, arriva in Grecia. Vuole ricomporre il tassello mancante della sua storia familiare. Con questo viaggio sento di chiudere una vicenda di 67 anni fa che però ancora non ha trovato delle risposte. Ora un appello lanciato attraverso internet lo ha portato qui, in Attica, alla ricerca degli ultimi testimoni, luoghi, oggetti che spera possano colmare un vuoto storico e personale. Si è sentito un grande boato. Poi, mentre ci chiedevamo cosa fosse, un soffio lungo e cupo. Yannis, figlio di un pescatore, aveva 18 anni quando la notte del 12 febbraio 1944 fu spettatore del naufragio della nave mercantile Oria, che salpata da Rodi venne sopraffatta da una tempesta andandosi a schiantare sul piccolo isolotto di Patroclo, chiamato allora Gaidaro. A bordo, chiusi nelle stive, 4.200 giovani soldati italiani. Era buio, c'era molto vento. Pioveva fortissimo. Il mare era mosso come non ho mai più visto da allora. Yannis ricorda che nelle ore seguenti arrivarono a terra una ventina di sopravvissuti. E poi per giorni, anzi per mesi, solo corpi senza vita. La scena dopo il naufragio, tutti quei corpi, fu terribile, terribile. La punta dell'isola, di sotto è il punto dove la nave colpì e rimase con la prua fuori dall'acqua. E qui si capisce bene la dinamica dell'affondamento del naufragio, perché il vento veniva da questa direzione, li ha sospinti qua contro e poi ha sospinto tutti i resti sulla costa. Michele incontra altri abitanti del luogo, allora erano dei bambini, ma ricordano ancora dettagli sconvolgenti dell'accaduto. I corpi vennero sepolti in grandi fosse comuni, una sola delle quali venne riaperta da funzionari italiani negli anni 50. Ecco, dovrebbe essere in mezzo a questa macchia qua, tutta una serie di fosse non meglio localizzate. Aristoteles è la persona che ha trovato il relitto nel 2002, l'ha identificato e poi tramite internet è entrato in contatto con noi, ha dato una grande svolta alla cosa perché è stata la persona che ci ha messo in collegamento la nostra vicenda con un particolare relitto. 1999? Nel 1999 i pescatori mi dissero di aver trovato nelle reti oggetti militari. Ci immergemmo molte volte, poi improvvisamente un giorno ecco i primi grandi barili, le gavette. A pochi metri dall'isola di Patroclo già sono visibili i primi segni del naufragio. Lo scheletro della nave non c'è più. È stato recuperato anni dopo. Erano migliaia i giovani soldati italiani ormai in balia dei tedeschi. Tutto quello che restava loro, una gavetta, un piatto e un cucchiaio, e la speranza di tornare presto a casa. E proprio a quella gavetta avevano affidato le loro speranze, la loro memoria. Mamma, ritornerò, aveva scritto Andreozzi Francesco, classe 1922.
Ti voglio bene, mamma. Era invece l'unica certezza del soldato Bigagli. Nomi, luoghi e date di nascita. Su ognuno di questi oggetti, conservati gelosamente dal mare per 67 anni, si può leggere la storia dei 4.200 giovani dimenticati nel mare Egeo. È un peccato aver recuperato questa memoria forse un po' tardi, forse quando molti dei parenti diretti sono già morti, perché oggi possiamo dire che fisicamente li abbiamo trovati. La svolta arriva con il ritrovamento della lista degli imbarcati. Più di 60 pagine. Qui c'è il riepilogo di 4.115 nomi. Alla 52esima pagina trovi il nome di mio nonno. Ero sicuro che lui fosse su quella nave e quindi in questo posto. L'ultimo pensiero di questo viaggio è paradossalmente piuttosto positivo per questo luogo, che potendo scegliere un luogo dove riposare mi sembra uno dei posti più belli, più ricchi di storia di tutto il Mediterraneo. Il sacrificio dei 4.200 italiani dell'Oria può essere considerato una delle più grandi tragedie della storia della Marina mondiale. Non è tardi però per rendere loro memoria, per trovare un luogo dove i loro resti possano finalmente riposare in pace, per colmare lo strappo, il vuoto subito dalle famiglie nel corso di più di mezzo secolo di oblio.